Oromex è un'azienda che porta l'AI in contesti produttivi. Ci occupiamo di manufacturing, agricoltura e processi di business. Questo è molto importante per noi, riuscire a portare l'AI in contesti strategici per il nostro paese e per l'Europa. In ambito manufatturiero, Oromex si è occupata fin dall'inizio di problemi di visione, non solo, poi ci siamo espansi anche al trattamento e all'analisi del dato, ma la visione è da sempre stata una delle nostre caratteristiche. Visione artificiale vuol dire andare a vedere se ci sono difetti di produzione su materiali sia grezzi che lavorati. Oromex opera in diverse filiere, come quella dell'acciaio, dal prodotto grezzo, dal materiale grezzo, ispezione di quello che succede una volta che l'acciaio viene prodotto, analisi metallografica, fino all'analisi di cricche su componenti lavorati per diversi settori come quelli dell'automotive, produzione del legno nelle sue varie forme, quindi ispezione della qualità e del livello di pregio di legno. Lavoriamo molto in ambito pharma, quindi sia dal punto di vista del packaging che dell'integrità dei prodotti, quindi dei farmaci che vengono prodotti in linea di produzione. Un altro settore in cui siamo attivi è quello cosiddetto del food and beverage, quindi produzione di cibo e produzione di bevande in linea di produzione. Sulla parte del cibo, ispezioni della pasta o prodotti da pastificio, del pane. Nell'ambito del beverage, un ambito molto interessante anche in relazione alla velocità con cui vanno le linee, è l'ispezione di, per esempio, bottiglie e i vari altri contenitori per capire se ci sono problemi di rottura, problemi di materiali estranei all'interno delle linee. In ambito manufatturiero, quello che caratterizza l'ispezione visiva è un'alta velocità di esecuzione degli algoritmi, ma anche la presenza di variabilità. La variabilità in ambito produttivo è molto spesso limitata alla linea, ma può essere abbastanza marcata a seconda della materia prima, dei cambiamenti di illuminazione. L'AI può giocare un ruolo molto importante qui, perché sia la definizione del difetto, molte volte il difetto si può mostrare come poco definibile dal punto di vista della varietà con cui si dimostra, per cui l'AI, che si nutre di esempi, è sicuramente molto più efficace di una definizione geometrica del difetto che ha il limite di dover sottostare a regole fisse che non rispettano poi alla fine la variabilità che si trova nel mondo reale. Oromex si è specializzata fin dall'inizio nell'addestramento di modelli per la visione artificiale nell'ambito manufatturiero, ma anche il cosiddetto deployment all'edge. Perché all'edge? Perché queste linee di produzione di cui stiamo parlando vanno a velocità molto alte e perché il controllo dei difetti è un'attività ad altissimo rischio. Le performance che vengono richieste in ambito manufatturiero sono molto alte, non basta il 95%. Quindi spingere il riconoscimento di un difetto che può essere critico per il funzionamento, per esempio, di un'automobile, anche su pezzi relativamente a basso costo, è un'esigenza assoluta. Oromex quindi si è sempre molto specializzata nei processi che ti portano a creare modelli di AI che abbiano le performance sufficienti per poter andare in produzione, e questi si portano dietro non solo performance dal punto di vista dell'accuratezza, ma anche performance dal punto di vista dell'esecuzione. Molto spesso il sistema di controllo è in serie con la catena delle cose che devono succedere per poter accettare un pezzo o per poter produrre un pezzo. Per cui se c'è una latenza più alta del normale rispetto a un controllo, quel pezzo verrà scartato oppure la linea si fermerà. Quindi ci sono tutta una serie di requisiti che un sistema che funziona all'edge deve soddisfare per poter essere messo in produzione. E su questo si è fatta le ossa negli anni. Tutta questa esperienza ha poi portato alla creazione di una piattaforma che si chiama AI Go, che serve proprio all'addestramento e al deployment in produzione in contesti produttivi di algoritmi di visione artificiale.
basati su AI. All'interno, per gli addetti ai lavori, Ego si basa molto su pre-trained transformer, che poi vengono specializzati tramite fine tuning sulla base di un numero abbastanza limitato di esempi. Quindi è poi possibile esportare i modelli, tutto questo processo avviene su cloud, e esportarli poi per l'esecuzione sul nostro runtime, che è adatto per integrarsi con camere e periferiche di produzione. La prossima frontiera per la parte di visione artificiale è senz'altro quella dei Vision Language Model, per cui siamo al lavoro per portare la prossima versione di AI Go a funzionare ancora più semplicemente e più efficacemente con i modelli allo stato dell'arte che uniscono linguaggio e visione insieme. Abbiamo parlato di visione artificiale in ambito manufatturiero. Orobix ha portato la visione artificiale alla vita nell'ambito agricoltura e allevamento. Cosa significa applicare l'AI e la visione in ambito agricolo? L'agricoltura si basa molto sull'ispezione manuale di persone che girano per i filari di uva o per i meleti per capire com'è la coltura, come sarà, quale sarà l'entità del raccolto, se ci sono malattie sulle piante e così via. L'AI ci dà la possibilità di rendere questo un processo automatico ma soprattutto oggettivabile, che è quello che l'agricoltura e l'agricoltura di precisione oggi cerca. E con l'integrazione poi delle immagini con la georeferenziazione è possibile creare delle mappe in cui possiamo visualizzare quanto raccolto c'è a seconda della posizione geografica, anche molto fine, delle piante. Abbiamo prima parlato di difettosità variabili nell'ambito manufatturiero. L'agricoltura porta molta più variabilità. È vero che si tratta sempre di acidi d'uva su delle piante, ma le piante possono essere molto diverse tra loro e la forma del grappolo può essere molto diversa. Quindi qui l'AI effettivamente porta un contributo senza il quale non sarebbe possibile estendere le valutazioni che oggi si fanno visivamente a mano a sistemi automatizzati. E quindi con l'arrivo dell'AI, della computer vision basata sull'AI, sta arrivando tutta la parte di agricoltura di precisione che interessa molto gli stakeholder, perché si passa da un'attività completamente demandata all'uomo con tutti i problemi che porta, quindi la scarsa scalabilità. Non è possibile fare valutazioni tutti i giorni o una volta alla settimana perché sono valutazioni molto dispendiose, ed è poi molto difficile quantificare per esempio il volume di un grappolo di uva che sta crescendo e quantificarlo poi nel suo percorso temporale, nel tempo, per capire quanto sarà raccolto a 3 mesi dalla mia valutazione. Con l'AI è possibile fare tutto questo ed è possibile rendere questa attività tra l'altro poco costosa. Abbiamo pensato a un sistema, si chiama Qualifruit on the Go, che è composto da una telecamera consumer che si collega a un trattore, e il trattore è quello dell'agricoltore, e l'agricoltore non deve fare giri sul campo dedicati all'utilizzo di questo sistema, può combinare i passaggi con il lavoro che deve fare tutti i giorni, e poi una volta raccolte le immagini, che sono opportunamente georeferenziate, si può collegare la telecamera a un sistema che si occuperà dell'upload sul cloud, dove l'agricoltore si trova una dashboard completa con analisi quantitativa della quantità del raccolto, della potenziale presenza di patologie, appunto georeferenziate, in modo che sia possibile poi una successiva verifica manuale. Abbiamo parlato di manifattura e agricoltura con molta visione artificiale. Tutti i processi produttivi però hanno a che fare con dei processi di business, e i processi di business coinvolgono gli umani che consumano documentazione, che interagiscono con documenti sia tecnici che di diversa natura, amministrativi, operativi. L'arrivo della Generative AI, del Large Language Model, ha cambiato un po' le prospettive di automazione o di supporto per gli umani rispetto a questi tipi di documentazioni. Quindi noi, sempre legati a realtà produttive, abbiamo cominciato
a trasferire queste tecnologie a vantaggio di chi opera nelle realtà produttive. L'utilizzo di sistemi conversazionali per realtà produttive ci ha portato a creare una suite di strumenti di Generative AI basati su Large Language Model e Vision Language Model, che sono SafeGPT, Worker++ e TechieDoc. SafeGPT permette di utilizzare strumenti come ChatGPT e altri strumenti che vengono usati in tutte le aziende in modo ufficiale e non ufficiale, in modo però sicuro e controllato. Questa è una richiesta molto forte da parte di molte aziende. Abbiamo cercato di creare uno strumento che fornisse le stesse feature degli strumenti consumer, ma in ambienti controllati, che possano dare garanzie di sicurezza rispetto a una serie di cose, dati personali, IP protection e governance. Il secondo strumento della suite è Worker++. È uno strumento che permette di caricare la knowledge base di carattere tecnico o non tecnico e permette di avere delle conversazioni con questa knowledge base. È molto semplice da usare ed è stato proprio pensato per essere usato indipendentemente da team che prevedono team di moderatori, amministratori e team di utilizzatori. Gli amministratori si trovano anche non solo la possibilità di caricare la loro documentazione privata in modo completamente sicuro come SafeGPT, ma anche di fare governance, quindi capire qual è il livello di utilizzo degli utenti, che possono essere utenti interni a un'azienda o utenti esterni. Per esempio stiamo facendo dei sistemi che supportano utenti esterni all'azienda nell'utilizzo di carrelli virtuali di prodotti anche con cataloghi molto estesi, e quindi rendere conversazionali questi cataloghi, ma anche governance in termini di soddisfazione degli utenti rispetto al sistema che stanno utilizzando, in modo da poterlo migliorare nel tempo. Fino adesso, dal punto di vista dei Large Language Model, abbiamo parlato di testo, ma una delle caratteristiche di Euronics è quella di essere esperti in visione artificiale, quindi non potevamo non creare un prodotto conversazionale che si basasse anche sulle immagini. E questo è TechieDoc. TechieDoc è un prodotto per certi versi simile a Worker++, ma in aggiunta è in grado di avere a che fare con documentazione tecnica. Una costante del mondo consumer e del mondo business è che nessuno legge i manuali. TechieDoc è una soluzione dedicata a rendere manuali tecnici con la presenza appunto di diagrammi e disegni tecnici conversazionali. L'abilità quindi di utenti, anche qui interni all'azienda, per esempio per il supporto tecnico, o esterni all'azienda, chi deve montare delle cose che arrivano smontate, è molto importante, sia perché informa l'utente di quello che deve fare in un modo facile, di facile fruizione, ma anche perché informa chi ha il prodotto di quali sono le difficoltà e quali sono i percorsi che l'utente prende per interagire con il prodotto, e quindi è un valore che si crea in bidirezionale. Diamo un'occhiata a TechieDoc. Prenderemo un manuale fortemente ispirato a una famosa ditta di mobili, e abbiamo selezionato il manuale più complesso, del mobile più complesso che questa ditta fornisce. Si tratta di un letto castello che prevede tante pagine. Se vogliamo, la documentazione qui è più semplice e più facilmente fruibile rispetto a tanta documentazione tecnica che usiamo poi in altri contesti, per esempio l'elettronica, però ci fa capire un po' quale sia la potenzialità dello strumento. A valle del caricamento del documento nel TechieDoc è possibile procedere a fare delle domande. Le domande possono essere di natura concettuale, visuale, e quindi è possibile chiedere per esempio quali strumenti servono per montare il mobile di cui stiamo parlando. Posso poi chiedere se posso montare da solo un mobile o è meglio essere in più persone. Come devo preparare la stanza per il montaggio? Posso montarlo così o devo assicurarmi che i pezzi stiano su qualcosa?
ho visto che serve un martello, ma non ci sono chiodi nella scatola, quindi per cosa devo usare il martello? Come vediamo, tutte queste cose sono raffigurate in diagrammi concettuali, ma non sono scritte. E Tekidoc deve capire cosa rispondere in modo appropriato all'utente. Mi sono accorto che ho perso una vite. Che codice devo comunicare all'assistenza per averne una di ricambio? Perfetto, a questo punto ho montato il mio letto. Devo metterci un materasso. Che dimensione deve avere il materasso per poter andare bene? Non capisco bene perché 19 centimetri. Qual è il motivo per cui non posso usare un materasso più alto di così? Tekidoc fornisce non solo la risposta ma anche il riferimento alla pagina che contiene la risposta, e questo ovviamente è molto importante. Non vogliamo che Tekidoc sia l'unica sorgente della verità rispetto a quello che mi viene proposto, ma io devo essere in grado di verificare la bontà dell'informazione. Molte volte quando monto un letto, quando devo installare un citofono, non ho le mani libere, quindi Teki permette di parlare e porre la propria domanda con la voce, senza la necessità di mollare i miei strumenti, attrezzi e andare sulla tastiera. I realized I have a leftover piece of the type 100514. Do you think it's a problem? Con Tekidoc abbiamo cercato, così come con gli altri strumenti della nostra suite, di creare strumenti molto semplici da usare e anche molto semplici da amministrare. Il nostro admin panel permette di fare le operazioni che un admin si trova a fare, come role-based access control. Ci interfacciamo con strumenti di autenticazione anche esterni come Azure Active Directory, e poi esplorare qual è stato il successo degli utenti nell'interagire col sistema, in modo tale poi da fare aggiustamenti e interazioni successive. Una delle cose che caratterizza Tekidoc è anche l'abilità che abbiamo nel customizzare il modo che ha il modello di guardare l'immagine, in modo da riuscire a far emergere dettagli che altrimenti non sarebbero visibili, e quindi di renderli cercabili e dialogabili. E questo è tutto. Contattateci a info@robix.com per capire come portiamo l'AI in contesti produttivi.